Questa chi è? L'hai vista anche tu? Forse è davvero una viaggiatrice del tempo, rimandata indietro nel tempo per fare un cameo sbalorditivo. O forse era un genio anticonformista, testando segretamente una tecnologia avanzata per il governo e catturata dalla telecamera nel momento sbagliato. Oggi ti parlo di un fatto incredibile in un film di Chaplin, The Circus. Sei pronto? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico. In questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, della sua storia, delle sue tecniche e i suoi segreti. Siamo inoltre gli organizzatori del Think Comedy Festival, sì, il famoso festival della comicità muta. Tutti noi siamo affascinati dai viaggi nel tempo. Ma che succedesse ai nostri miti? No, davvero. Oggi però vorrei che ci concentrassimo in un solo frame, che è diventato per me una fobia. Eppure quello che hai visto è un frame pazzesco, che è impazzato su internet qualche anno fa. Oggi te ne voglio parlare perché il mistero, scoperto nel 2009, non è ancora risolto. Qualunque sia la spiegazione, questo filmato di un film promozionale di Charlie Chaplin del 1928, precisamente del 18 luglio del 28, mostra una donna che apparentemente usa un telefono cellulare. Tutti sono rimasti basiti. Ma cos'è precisamente questo video? La scena sconcertante si trova nella sezione extra di The Circus e mostra persone del pubblico che assistono o vanno ad assistere alla prima del film al Mann's Chinese Theatre di Hollywood. Il breve filmato mostra una donna anziana vestita con un cappotto e un cappello con la mano sollevata sul lato sinistro, sì, del viso, mentre parla. Non c'è nessuno con cui parlare a parte lei, a parte un uomo in giacca e cravatta che avanza a grandi passi all'inizio però dell'inquadratura. Lo vedi? Completamente sola. Anche i suoi gesti e il suo comportamento mentre parla sicuramente risulteranno stranamente familiari agli spettatori di oggi, perché sembra fermarsi a metà frase durante la sua apparente conversazione. Il bizzarro anacronismo è stato portato alla luce dall'appassionato di cinema George Clark nel cofanetto di Charlie Chaplin. Dice di averlo mostrato a più di 100 persone e ancora nessuno riesce a trovare una spiegazione convincente. Ma ora ti chiedo di guardarla attentamente. Fai attenzione, perché inizialmente potrebbe essere un effetto, ma c'è qualcosa che mi ha lasciato davvero perplesso. Osserva. Se la guardi, soprattutto alla fine, sembra proprio che sia una persona che parla al telefono cellulare. Guarda il momento che viene ripresa. Si ferma un attimo. È pazzesco. Molti dicono che stia ascoltando una radio portatile vicino al suo viso, anche se questo non spiegherebbe, perché sembra che stia parlando. Cioè, non è che se io ascolto, parlo, almeno. Non si spiegherebbe perché poi parla, non trovi? No, non può essere. Altri dicono che potrebbe mostrare segni di schizofrenia e coprirsi il viso per nascondere il fatto che sta parlando ad alta voce, magari da sola, e che stia semplicemente cercando di nascondere il viso alla telecamera in modo da non essere filmata. Ma non è molto plausibile. In effetti può esserlo all'inizio del frame, ma non alla fine. Ci sono anche scettici che credono che il filmato sia solo un'invenzione creata dal signor Clark, un regista della Yellow Fever Production, per pubblicizzare il suo ultimo festival cinematografico. Ma non ci convince molto. Proviamo a ragionare. Perdonami, ma la cosa mi fa andare in tilt, le cose che non capisco, ecco, è quello che succede. Il primo dispositivo che potrebbe essere paragonato a un telefono cellulare è stato il walkie-talkie, originale della Motorola, sviluppato negli anni 40, ma aveva le dimensioni del braccio di un uomo ed è arrivato ancora più di un decennio dopo il film di Chaplin. E poi avremmo anche altre pellicole che ne documenterebbero la presenza, non trovi? Dunque, non può essere.
I telefoni cellulari portatili non sono apparsi fino alla fine degli anni '80 e anche allora non erano, erano ancora troppo grandi per nascondersi nel palmo della mano. E se dovessimo parlare di attrezzature militari, sono arrivate anche questo molto dopo il film, ma non somigliano per niente a quello che vediamo. Sembra che stia parlando con uno smartphone, o no? Dunque non può essere, logicamente. Molti pensano ad una trovata di Clark. In un video che il signor Clark ha pubblicizzato su YouTube scherza dicendo che l'unica teoria plausibile è che la donna sia una viaggiatrice del tempo. Lui dice: questo cortometraggio parla di un filmato che ho trovato dietro le quinte del film di Charlie Chaplin, Il circo, alla prima al teatro di Hollywood. Sì, ok. Fino a qua è abbastanza semplice. Lui dice che ha studiato questo film per più di un anno, mostrandolo a più di 100 persone a un festival del cinema. Eppure nessuno sa ancora dare alcuna spiegazione su quello che sta facendo. La mia idea è questa, ma non vorrei condizionarti. La donna potrebbe aver usato un dispositivo per l'udito brevettato dalla Siemens nel 1924 e probabilmente parlava per provare l'apparato acustico. Ma può essere, forse no? Certo che se analizziamo il linguaggio del corpo e le movenze, questo sicuramente ci lascia un grandissimo dubbio, anzi ci viene da dire subito che non è un apparecchio acustico. Devo aggiungere che rimango sempre con il dubbio perché l'apparecchio all'epoca sembrava un po' più ingombrante, un po' anche più evidente. La cosa che rende ancora l'idea più misteriosa è che questo film di Chaplin è stato uno degli ultimi film muti del grande regista e gli è valso anche l'Oscar nel 29 per versatilità e genialità nella scrittura, recitazione, regia e produzione. Cioè, racconta la storia del vagabondo che lavora come un clown in un circo e che si innamora della figlia del proprietario del circo. In quel periodo Chaplin ha prodotto il suo film al culmine, durante il suo divorzio da Lita Grey, e non ne ha parlato una volta nella sua autobiografia, anche se ora è considerato uno dei suoi capolavori. La teoria più affascinante, forse anche la più scontata, ma la più misteriosa, ma anche la più semplice, è un viaggiatore nel tempo con il suo telefono cellulare. Questo comunque rimane uno dei misteri che internet ha rivelato, ma ancora nessuno ha risolto. Guarda tu stesso e sentiti libero di lasciare un commento con la tua teoria. Dai, fammelo sapere. Non vedo l'ora di leggere cosa ne pensi. Lascia un like se ti è piaciuto, mi aiuterà tantissimo a continuare. A presto, ciao!